Ok, io ho pensato di parlare in inglese, ma visto l'argomento, naturalmente tutte le domande, tutti gli interventi e poi a un certo punto avevo pensato anche di passare all'italiano, possono essere fatti in italiano anche, ok? Quindi nessun problema. Okay, my name's Barbara Quaranta. I work at the University Language Centre here at University of Molise, and I have studied translation. And after that, I specialized in English language teaching. So what I thought I could present today was something that put together my two specializations, which is translation and English language teaching. Okay, I hope this is interesting for both teachers of English and learners of English. So I will be trying, this is of course tailored for language teachers, English language teachers, but I have planned for some activities that may involve both learners of English and or second language in general, and teachers. Okay, this is what we will be doing today, and we will try to cover with the time we have. We will start with a brief historical overview, and then because I deliberately decided I wanted to start with a provocative question, which was, can we teach English through Italian? We will be talking about arguments and counter-arguments and using the L1 to teach a second language. We will also present some methods and techniques. And I hope we have time to think about some activities that could be integrated in the class, in the English class. All right. Do you have any specific requests, or can we move on? Okay. Right. So I hope the boring part, which is the brief historical overview, finishes soon, and I'll try to speed this up. But the first thing that we have to notice is that there is a difference in the tradition of the use of L1 and translation in the English-speaking countries and in Italy when it comes to teaching, to language teaching. So we actually have different forces at play, and I was thinking about Italy and the Italian language teaching, and I can see that there are three different forces at play here. We can say that we have an academic EFL, it stands for English as a Foreign Language debate, where bilingual and multilingual approaches and the use of translations are widely accepted and have been discussed for at least 30 years. And then we have in Italy, as well as in the rest of the world, we have a lot of private language schools, and the debate is different, and the trends are different there. So in that case, there is a tendency to use an only English policy. So it's a different trend, while the academic EFL scholars support bilingual and multilingual approaches. In private language schools, we have two different trends. And the tendency, of course, it's only a tendency, is the focus on the learner's attitudes towards monolingualism. Teachers are encouraged to hide or restrict their use of L1 in private language schools. And there is a sort of, trends, we will be talking about this later, but there's mother speakerism. So we only have
mother tongue teachers. Okay, and if we don't have that, so the teachers are also sometimes encouraged to use foreign English, British names to, you know, to hide their, for example, Italian origins or Turkish origins. So the attitudes are different. And I'd like to translate this into Italian for everyone here. Abbiamo parlato di diverse, diciamo, diverse tendenze, sempre in Italia, e diciamo filoni di pensiero sulla teoria dell'insegnamento della lingua inglese diversa, mentre nel mondo accademico dell'insegnamento della lingua c'è questa diciamo accettazione e uso anche di più lingue, anche della lingua madre in classe. Nelle scuole private c'è ancora una tendenza invece a limitare l'uso della madrelingua, pensare a un metodo totalmente immersivo, naturale, molto simile a quello che poi vedremo si chiama il direct method, e anche a usare delle modalità di chiamare anche i docenti, incoraggiarli a chiamarsi con dei nomi che non facciano vedere, magari che nascondano le loro origini diverse da quelle inglesi. Okay, and then I think we should also talk about the Italian public schools, which is, I mean, no exception. So in other parts of the world, this is a tendency. So there are traces, I could say, of grammar translation methods. So the use of presenting grammar in a certain way, and audiolingualism. Okay, so I'm back to English now. This is what we call the grammar translation method. Before the only English policy that started at the beginning of the 20th century, so modern languages were taught just like Greek and Latin, so just like ancient languages. So the syllabus, il programma, the syllabus, would revolve around grammar rules that were presented, a few at a time. They were gradually more complex, okay, more difficult as the level progressed. They were presented by the teacher, and they were written in sentences. And the practice to use the grammar that was presented was written translation. So you were literally given some sentences in English or imagine Italian in Italy, and then you'd have to translate them in the other language, in L2 or L1. Okay, what was good about this method was that it was safe. First of all, for the teacher. Why do you think that was? Perché pensate che fosse questo il caso? Cioè che era, diciamo, safe. How would you translate safe in Italian? Sicuro. Yeah. Because the teacher could prepare the text before at home, so he would be sure about what the translation could be. Yeah, I'll repeat that for the people who. No tricks, so no Yeah. surprises. Yeah, that's what I wrote. No surprises. There were no unexpected issues. Everything was prepared, everything was written, and you wouldn't divert from there. So that was it. Very safe, especially for teachers who couldn't master English, so L2, and were not, for example, C2 level English teachers. Okay. Okay, well, we're going to move on. So it's from here then some scholars and linguists and psychologists started to propose a different approach to language teaching, to second language teaching and English language teaching. So this started from the academia, but I wanted to show you something.
So I want to try and be as quick as possible. So after grammar translation, we have this reaction to grammar translation, which is the direct method. So the first consequence of this, as you can see here, there's a form-oriented but monolingual approach. The use of the L1 is banned from the class. If you're familiar with this, this was the direct method proposed by the Berlitz schools in 1882 for the first time. Does anybody know the Berlitz schools? They are very, very famous all around the world now as well. Ci sono molte scuole Berlitz in giro per il mondo che ancora propongono questo metodo. C'è qualcuno che le conosce? They started in the US. Now so they started in the USA, and they started at the same time as the Reform movement. So the Reform movement started in the academia, trying to, give more importance to speech over writing. So you don't want to write everything. The language needed to be presented in context. And this was a reaction and a criticism to the grammar translation method that was primarily used in secondary schools. So we're talking about 1882, and that was the method. In this case, the academia would still allow for some translation, but they would, invite teachers to limit it, so reduce the amount of translation. Okay, this at the very same time, so the very same year, 1882, vast commercial area of English language teaching started from private schools, private language schools. The Berlitz schools are just an example, and they were, I would say, the first examples of this. So, English starts to be learned and taught in a different way and for different purposes. So whereas before English was taught at school, in this case, do you think that the Berlitz schools would target students, younger students, or would they target adults? Secondo voi, mentre l'Accademia e del Reform Movement, cioè di questa riforma, parlavano e criticavano, delle metodologie per la scuola secondaria, secondo voi le scuole che sono nate per l'insegnamento della lingua a partire dalla fine dell'Ottocento servivano allo stesso scopo o si indirizzavano a pubblici diversi? Ok. Perché? Chi è che andava a scuola di inglese nel fine Ottocento? Rich people. Yeah. Yeah, rich people. Okay, rich people who needed to learn English for business usually. Business, yes. Mm-hmm. Okay, so they needed to quickly master the new language, and they would go to private schools for that. So Cook describes these approaches, the approach, using 4 different points. So these are the features for this approach. Monolingualism, we've already talked about it. Only English in class. Naturalism. So you have to be immersed in the language and the culture, and we have to reproduce the same environment as a child. That's when a child acquires the language, their mother tongue. Okay. We've already talked about it. Native speakerism. Only the native speaker could be a good model. So only native speakers could be teachers. And
that was quite normal. And okay, for I like it, we can talk about it. If you want to reach success, this is the only way you will reach that. So that was the only way to reach that. There was no shades, no different methods mixing together. That was the only way to reach your objectives and your goals. All right. So this is a second revolution. I don't want to spend a lot of time on this. What we can say is from the Berlitz schools and the direct method, which had, by the way, grammar-centered and way of teaching English, there was a shift from form to meaning in the second revolution in the 1970s, negli anni 70. So there was a focus on meaning and different approaches came. We could mention the natural approach. I'm not sure anyone here is familiar with any of these. Communicative language teaching, task-based language teaching, and CLIL maybe? Yeah. Teachers are, yeah. So CLIL is one of those approaches that are more interested in the meaning rather than the form and the grammar. So that's just examples. If you want, we could talk about them at the end, whenever if you have any questions about these, because I'd like to move over and I'd like to come to the 21st century. So there's a gradual opening up to the learner's own language use in class in the 21st century. So the first decade of the 21st century, of course. So language is studied in, multiple ways. And so this is when, complexity, diversity, and indeterminacy come into play and are considered. This is the age when we talk about Englishes and not one only English. So different Englishes. Can you give me some examples of Englishes? Qualcuno che sa darmi qualche esempio? The English spoken at school is different from English which you speak, for example, in a work environment. Okay, business English. Yeah, business English and okay. Schools. Okay. But also English from different countries. USA, Canada, and Australian English are different. Okay, so American English. Yeah, British English. Okay. I would also add Indian. Spanglish. Okay. English, all these different issues. Okay. Thank you. That's one. These are a lot of examples. And English as a lingua franca. English as a lingua franca is one way of looking at the language that actually allows for non-native speakers to have a purpose and allows for non-native teachers to be teachers of English as well. Okay, for the first time, because so it doesn't have the mother tongue teacher, so the native speakers as a model, but it has a different objective. What would that objective be? Quale sarebbe un obiettivo diverso tra l'inglese come veniva insegnato nel direct method e un inglese come lingua franca? Quali potrebbero essere gli obiettivi diversi? Naturalmente online c'è la chat box, potete partecipare con la chat e noi vi leggeremo. So the objective would be a different one, to communicate rather than to reach a native speaker level of English. Okay, communication first of all. Okay. Now, the gradual opening to the learner's own language use in class is also due to
very small things such as globalization and migration. So as you can imagine, the more the more languages are spoken in the same place, the more ubiquitous and necessary code switching, translation, interpretation come into play and are necessary to communicate. So there's this interest that starts with globalization and migration, which is in code switching, so switching between L1 and L2, depending on the context, depending on the person you're talking to, code switching, so cambiare. And code mixing, as Phil was saying, Spanglish, so mixing two languages together, parlare un po' e un po'. Yeah, well, it's just, well, we're not really given an opinion on what's good or bad, but what exists and what people use to communicate. So this is also the case for translanguaging. Okay. And now we want to move on to the latest developments. When we talk about migration, globalization, code switching, bilingualism, multilingualism, we're not really talking about the use of translation in class. When we're talking about some uses of the L1 language, which is not really translation. So translation is only one way of using the L1 in the English class, which during the first decades of the 21st century also was being kept at a distance. Ancora nella prima decade del XXI secolo la traduzione veniva tenuta a distanza o comunque guardata con un certo sospetto. Perché? Why do you think? Anybody? Probably because the mother tongue teachers didn't know the other language, so they wanted to keep everything in the native language, right? That's a good observation. Thank you. Because sometimes, yeah, one reason for that could be that the teachers are not bilingual, so they don't know the other languages. Especially if you have a native speaker of English, it's very rare that they know another language. Okay, that's also some, it's food for thought. And of course it has political implications as well, but we don't want to talk about this here. We want to consider this in the light of what happens. So from L1 uses, translanguages, bilingualism, multilingualism, to translation. So one of the first scholars, so some of the first scholars who defended the use of translation, meaning written translation. Of course, we have different definitions of translation. We can use translation to indicate different ways of, switching or transferring meaning from one language into another. But in this case, we're talking about written translation and also interpretation. This is my scope here. The bilingual reform by Butzman and Caldwell in 2009 was the first defense and first, claim for the use of actual translation and its uses in the English class. We have, of course, many more, and one of the last talks and one of the last contributions by Philip Kerr, who's written many more works on this. So before 2022, we can, for example, Philip Kerr in 2014 wrote Translation and Own Language Activities.
which also proposed activities, so real activities you could use in class for this. But what I really liked was its way of proposing a principled way to use translation. And one wouldn't only want to restrict to translation, but to interlingual mediation. So what he says in his very interesting video in the Cambridge live session, the 2022 one, I think it was on the 3rd of October, you can find it online. So he says that the Council of Europe, in the updated CEFR, they make the case for interlingual mediation as a competence that should be added to the levels. So each level of the Common European Framework of Reference for the languages, the one we use at school and at universities to measure our learners' improvements of the language, should also include. Yes? Okay, can you hear me? Okay. The very same grid that we use should include some specific parameters for interlingual mediation and the capacity, the ability, the skills, and the competence to mediate between languages. So this is really important. Okay. So this is just to sum up. We're in 2022 and a principled approach is proposed by Philip Kerr. Now we want to talk about why. So why should we use L1 and translation in the English class? So we're reflecting on this. What usually the arguments against using L1 and translation in the class? Well, we have a lot, but these are the arguments. So learners should be encouraged to think in English. And we have 1, 2, 3, and 4. Now, I'm giving you just one moment to read all of them. And I'm translating them into Italian. And I'd like everyone in the class to tell me which ones they agree or disagree with. Lo ripeto, mi piacerebbe che prendetevi un momento e pensate a quali di questi diciamo, asserzioni, di questi dichiarazioni, di queste opinioni su come si impara una lingua, su come si insegna e si impara una lingua, con quale di queste voi siete d'accordo o meno. Quindi gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a pensare in inglese, quindi la traduzione impedisce questo. La lingua madre in classe, usare la lingua madre in classe è una perdita di tempo, perché il tempo è prezioso e dovrebbe essere usato per fare pratica in inglese. La lingua madre interferisce con l'apprendimento dell'inglese e comunque se poi gli studenti imparano l'inglese non avranno più bisogno della lingua madre per comunicare naturalmente quando serve con l'inglese. Ok, con quale siete d'accordo e con quali no? Il primo, gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a pensare in inglese. Ok, how many teachers do we have here? Quanti insegnanti di inglese abbiamo? Ce ne abbiamo un paio qui e in chat quanti ne abbiamo? Ne abbiamo tre. Sorry, Marisa. Ce ne sono altri? Abbiamo altri insegnanti? Ok. Mi sembra, non di inglese.
Experience. So what we experience, what we experiment with in class is that actually it's very rare that learners start to think in English up until C1 level. Che significa? È vero che gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a pensare in inglese, ma è soltanto dal B1 più C1 di livello che loro iniziano a pensare realmente in inglese. Tutto ciò che viene prima è impossibile da raggiungere pensando in inglese. Cioè uno studente A2, B1 o B2, un B2 inizierà piano piano a pensare in inglese, ma prima di quello non ci riuscirà e sarà anche abbastanza frustrato se ci aspettiamo da lui che pensi in inglese. Yes? Prego. In realtà a me è venuto naturale pensare in inglese soltanto quando sono stata in Inghilterra, solo in quel contesto. Altrimenti in classe, per quanto mi sforzi di imparare, devo sempre un po' mettere a posto le parole prima di esprimermi. Cioè, soltanto stando proprio in quel luogo, ecco, nel luogo in cui si parla inglese, mi veniva naturale pensare. Cominciava a venirmi naturale dopo un paio di giorni. Questo è un altro appunto che si fa all'approccio del direct method, cioè si pensa di poter in realtà riprodurre in classe degli ambienti, dei contesti che come se fossero quelli naturali in cui ci si esprime nella lingua. Però in realtà si può soltanto in parte raggiungere questo, perché in realtà in classe non siamo a Londra, non siamo nemmeno a New York, e ci sono delle differenze che comunque non ci permettono di andare oltre un certo modo di pensare la classe d'inglese e la gestione della classe, e anche la gestione nostra e quello che diciamo in classe, no? Con gli altri studenti. Ok, quindi sì, è vero, dipende anche dal contesto e dal livello. Quindi è impossibile poter pensare di usare, cioè si può usare assolutamente l'inglese, anche sempre soltanto l'inglese, anche a livelli più bassi. Lo abbiamo fatto spesso, soprattutto all'inizio della nostra pratica di insegnamento, però in realtà c'è sempre stato qualche inghippo, qualcosa di difficile che non riusciva ad essere risolto. Okay, any other assumptions, arguments that you agree with? I think that if you have got a good knowledge of your mother tongue language, Yeah. I think is watching what happens in my classes. You aren't able to translate the concepts you have got in your mind into English. Okay, so here I want to say this for people who aren't here and are participating online. So I want to say this in Italian. Quello che ha detto una professoressa in classe è in realtà se i nostri studenti non hanno una buona conoscenza della loro madrelingua, in questo caso l'italiano, non riescono poi a raggiungere nemmeno un buon livello di inglese. This is one of the arguments for second language acquisition. And you may want to read Vygotsky on this, because it has been proved and it has been stated that it's actually, so a second language acquisition, so the acquisition of a second language can only happen if you can refer your knowledge to your mother tongue, so to another language. So this is another argument, yes. Thank you. Okay, any others? L1 interferes with learning English. I can talk about this, posso parlare anche di questo, posso parlare in italiano così tutti quanti possono essere interessati a questo. Scusi. Prego. Non sono, almeno io non riesco a interagire con la chat, non so se deve abilitarmi. È possibile che essendo un guest non riesce, però può parlare. Prego.
E no, lei ci aveva chiesto in merito a quei livelli, insomma, di pensiero, di interferenze tra la lingua. Io ero d'accordo col primo, ma poi, insomma, mi sono ritrovata con quanto lei diceva, che è comunque difficile ad un livello base riuscire a pensare in inglese. Sì. Per gli altri non sono d'accordo, 2, 3, 4. Mm-hmm. Quindi per esempio il 3, di quello di cui stavo parlando adesso era il 3, e in realtà questo, cioè immaginate per esempio, vi faccio un esempio, i false friends, quelli che si chiamano false friends, cioè facciamo un esempio. Sympathy. Yes, sympathy and sympathetic, che non è simpatia e non è simpatico. So that is considered to be a negative interference. The problem is that scusatemi, il problema è che noi tendiamo a pensare all'interferenza negativa, per esempio di sympathy con simpatia, ma in realtà ci dimentichiamo e tendiamo a dimenticarci, probabilmente perché appunto abbiamo bisogno di raggiungere i nostri obiettivi in fretta, cioè di pensare nella lingua, che in realtà ci sono anche delle interferenze positive di cui non teniamo conto perché è la stessa cosa e quindi la conosciamo già e riusciamo a controllarla, ad avere un controllo di quelle, ad esempio, strutture grammaticali o di quel lessico più facilmente perché è simile. Pensiamo per esempio ai termini comuni in latino. Quindi ci sono pro e contro e questi sono dipendenti dalla lingua, dalla conoscenza anche soggettiva della lingua e anche di quello che poi chiamiamo meta language, cioè di tutta la parte appunto che usiamo, di tutto il lessico che usiamo per parlare della grammatica, ad esempio, per parlare della lingua, per fare discorsi attorno alla lingua, verbi, aggettivi, che non tutti gli studenti sanno conoscere, riescono a riconoscere subito, ad esempio. Okay. Number 2, L1 use in class is a waste of time, which could be used for practicing English. Se usiamo la L1 in classe, sprechiamo tempo prezioso da dedicare a fare pratica di inglese. Of course, that's, in questo caso ci sono naturalmente delle cose da tenere in considerazione, cioè stiamo parlando qui di una tradizione, cioè quella accademica degli studi sull'apprendimento e sull'insegnamento della lingua, che però presuppone comunque che la lingua preponderante e la lingua che viene usata di più durante la lezione è comunque l'inglese. Ok? Quindi a seconda appunto abbiamo parlato di queste 3 realtà che a volte si incrociano e a volte no, più spesso no, e viaggiano su binari che non si incontrano mai, scuole private e ricerca universitaria, e quindi appunto è importante presupporre qui che stiamo parlando di una tradizione che comunque ha come assunto il fatto che si debba comunque usare l'inglese per insegnare. Ok. If learners know English, they won't need their L1. Nessuno era d'accordo con questo perché? Perché non siete d'accordo? Una volta che loro hanno imparato in realtà l'inglese, e quando comunicano in inglese non hanno più bisogno della lingua madre, quindi che ce la sanno fare? Anybody? It's a strange, I don't know, it's strange to comment on this. You will never know a language completely, I think. So you will always need your mother tongue to improve your knowledge. Okay. I see that. La professoressa dice, ok, è strano dover commentare su questo perché in realtà comunque l'inglese non è che lo conoscerai sempre bene, è un work in progress. Essenziale la tua lingua madre, un pezzo di te, perché è difficile dire non mi servirà, è una parte di me, come dire non mi serve un braccio. No, non servirà nel momento in cui si dovrà comunicare in inglese.
Cioè nel momento in cui io ho imparato l'inglese e devo comunicare in inglese... L'italiano per comunicare, certo, sì. È qui che la traduzione entra in gioco. Nel momento in cui noi abbiamo un buon livello di inglese e vi parlo da italiana in Italia, cos'è che ci chiedono? La prima cosa. No, tu l'inglese lo sai, quindi mo traduci tu questo, traducimelo tu. Cioè, noi impariamo l'inglese, ma molto spesso abbiamo sempre a che fare, ci dobbiamo confrontare con scene di traduzione improvvisata o di interpretazione orale, ok? Quindi in realtà ha poco senso e il problema è proprio qui che noi impariamo l'inglese e con direct method è possibile imparare l'inglese in maniera immersiva, possiamo arrivare a buonissimi livelli, ma se poi ci manca tutto il discorso che può essere implicito, interiore, che facciamo noi o di pratica, di traduzione, di strutture, di trasferimento di significato da una cultura a un'altra, non abbiamo alcuni strumenti che invece per il Consiglio d'Europa sono essenziali adesso, sono ritenute essenziali. C'è una pianificazione, perciò serve. Yeah. Now, of course, we're talking about something which is L1 use in Italy, where we know there is an overuse of L1 in the English class sometimes. E stiamo parlando adesso di una cosa che è un po' azzardata. Se pensiamo che in Italia c'è ancora quella che in inglese potremmo chiamare over-reliance on L1. Cioè, in alcuni contesti si usa ancora troppo l'italiano per insegnare l'inglese. Quindi è diciamo, doveroso fare delle precisazioni. E io mi sono sentita di presentare questa cosa proprio perché credo che non è l'uso o meno della lingua il problema, è il come, il quando. È quello che Vatskham chiama un sophisticated bilingual approach, which is not lax. Non è l'uso indiscriminato della L1 nel momento in cui c'è un piccolo problema. It's a highly purposeful focused tool to promote L2 learning. So, l'uso dell'L1 o della madrelingua deve essere assolutamente, diciamo, qualcosa di programmato e di utilizzato ai fini dell'apprendimento, non per evitare di fare brutte figure. E qui si parla sia degli studenti che degli insegnanti, perché è la stessa cosa. Ok. Okay. So this is the continuation. I just wanted to let you read this. La mia domanda qui è quindi che cosa usiamo in classe, l'inglese o l'italiano? Cosa dice? Qual è la lingua di riferimento per insegnare l'inglese in classe? Ok, dove lo dice? Yeah, so the working language of the classroom is the foreign language. Okay, so this is clarification, and this is really important. But now, so I wanted you to reflect on the way you learn, or you have learned, or you learned in the past, and the way you teach, or you have taught, or you taught in the past, and now you've changed. So I'd like you to look at this photograph, which is taken from a little passage, reading passage from the English File Digital Gold, B1 plus B2 level. Now, I don't want you to read this. I just want you to look at the photograph. I'm going to zoom in the first paragraph here. And I'd like you to try and read what's written on this.
What can you see? Che cosa riuscite a vedere? No, il secondo grado vuol dire. Come? Il secondo? Questo è il primo, giusto? Però, primo paragrafo. About the word color. It's written in all different No, oltre, yes, apart from what's written in the text, we're not focusing on meaning here. We don't want to read English. Yes, notes. This is typical. It's not only translation. So I'm quite sure you have already seen this in class. Or you have used this from time to time at school while you were learning English. Cioè, secondo me nessuno di noi non ha mai visto questo, magari nella nostra, quando imparavamo l'inglese a scuola e quando, non so se anche quando insegnavamo, però questa è una cosa che si fa spesso, cioè che gli studenti fanno spesso. The right pronunciation. Our, mood. Since, yeah. Decorating with the accent name. Stress. Ok. Perché fanno questo? So, do you think this is a good use of translation in the class? But I remember, for example, that my teacher used to ask us to write down the correct pronunciation of the words, so I did it. I have always written down the correct pronunciation while he was reading the text. And sometimes I ask the same, to do the same to my students. I don't know if I'm doing the right thing. I don't know. You tell me. You tell me. Is it working? Sometimes, maybe for those ones who are interested in learning really English, it may be useful, but not for everyone. You know? Do university students do this? Anybody? No? No. University students do not. Only at school. Okay. I have seen this for university students as well. I can say that. Scusi se disturbo nuovamente, può riassumere brevemente le risposte perché non si sentono? Certo, Giusto per capire gli altri cosa ne pensano. Sì, allora La ringrazio. abbiamo alcuni insegnanti in classe che ci hanno dato il loro contributo e hanno detto che sì, non è la prima volta che insomma la vedono, l'hanno già visto in classe. Perché lo vedo anche io, perciò. Come? Prego? Lo vedo anche io. Sì, lei è anche un insegnante? Sì. Bene, e quindi ci può aiutare su questo. Quindi la mia domanda, dopo aver proiettato questo, secondo voi questo è un buon uso della traduzione? E secondo voi perché uno studente lo fa? Io lo vedo soprattutto per la pronuncia, questo. Ok, la pronuncia di tutti i termini? No, non tutti, quelli nuovi soprattutto. E quindi our? Quelli nuovi no, vabbè, lo vedo in classe, i ragazzi appuntano, così come è fatto qui, insomma, dei piccoli, magari soltanto delle lettere o la parola quando è più difficile e appuntano sopra la pronuncia. Ok. Da studente credo sia più una questione legata all'apparenza, cioè a quella che può essere la reazione suscitata nei miei compagni quando sto leggendo, anche a può creare problemi. Bravissima Caterina, grazie. Ecco, Caterina dice una cosa importante, cioè io mi devo scrivere queste cose, perché se l'insegnante mi chiede di leggere davanti a tutti questo passaggio e io non lo pronuncio bene, che figura ci faccio?
is another point. I mean, students should be taught not to laugh when other students make a mistake. I see this happens in class. Yeah, okay. You know, so we should educate the students not to laugh at anyone's pronunciation and reward them just for trying. Ok, thank you, Phil. This is a defense mechanism. Dimmi un attimo solo perché questo lo devo ridire Okay, sure. alle persone online. Una docente qui invita invece a dire agli studenti che non devono ridere se si fanno questi errori quando si legge ad alta voce. Ok, I want to go beyond this though. Mi piacerebbe andare oltre questo. È giusto, cioè, è anche questione di rispetto non ridere, ma ogni tanto scappa in realtà. But you know what the problem is that most students, especially here in Italy, I find that Italian students are terrorized. Yeah. You know, Okay. Pronouncing and reading in English and making mistakes. There's nothing wrong with making a mistake. I always tell them, I make mistakes in Italian, you make mistakes in English. Ok, un'altra docente, scusami se traduco perché altrimenti non sento. Un'altra docente appunto dice questo è un problema degli studenti italiani, e cioè che sono terrorizzati dal fare errori di pronuncia quando leggono ad alta voce. And can I say something else? Yeah. Sometimes in class when we don't immediately correct, you see the other students looking at each other, oh, she didn't hear the mistake. That's not the point. There's a time to correct. That's right. Ok. Which is, it's the way they've been trained at school, maybe. Okay. The teacher attacks immediately. Ok, thank you. Quando invece si aspettano che la docente in classe corregga ogni singolo errore, e quando i docenti, i teachers of English say on the spot, Right. so correction on the spot, or deferred correction, oppure più delayed correction, cioè più in là, si fa dopo, perché gli studenti italiani si aspettano invece di avere una correzione sempre immediata a qualsiasi errore loro facciano. Ora, that's really interesting, and thank you for your contributions. È tutto molto interessante, grazie per i vostri contributi. In realtà quello che mi è piaciuto davvero tanto è notare che in realtà probabilmente questa cosa qui è un fake, l'ho fatta io. L'ho preparata, però doveva essere un modo un'ispirazione per farvi riflettere. Quante volte abbiamo visto questo? È un meccanismo di difesa o imparare la lingua? Cioè, questo uso della traduzione e della notazione delle pronunce è più qualcosa che ha a che fare con l'insegnamento o qualcosa piuttosto di gestione dell'emotività dello studente? Ok, so to help you, per aiutarvi, vi faccio vedere che cos'era in realtà questo testo. Cioè, questo è tutto l'esercizio che io poi ho scritto. Okay. Ora, secondo voi, questo testo va fatto leggere agli studenti a voce alta, a turno? Cioè, qual è il motivo per cui si fa questo esercizio di reading? Questo è un esercizio di reading. Ti chiede prima di vedere queste immagini, di scriverle, poi ci sono degli esercizi da fare. Read the article quickly. Which room in A most closely follows the advice in the article? And then read the article again and complete the chart for each room. So the instructions don't really ask that you make students read out loud. Cioè, le istruzioni non è che ci chiedono di far leggere gli studenti a turno, ognuno, no, fermo, chi è che legge dopo? Non ci chiedono questo. It wouldn't be natural. I mean, you wouldn't naturally read this aloud. You read it silently for the information. It's not natural. It's not a story, you know. Posso dire una cosa da studente? Prego.
come studente ansioso, più che ascoltare quello che stanno leggendo gli altri, mi concentrerei su quella che ipotizzo possa essere la mia parte, cercando di scrivere bene la pronuncia. Ok. Non ascolterei nulla di quello che leggono gli altri per concentrarmi su di me. Ok, quindi secondo voi questo è il fatto di cioè il problema qui è stiamo usando la traduzione in una maniera che ci aiuta a imparare qualcosa o no? Posso intervenire? Prego. Sicuramente questo tipo di approccio al testo è funzionale ad eventuali domande che possono arrivare dalla docente, non certo ad apprendere la lingua. Ok, grazie. Prego. Però a questo punto vi dico io una cosa. The reading exercises like these are actually planned and designed to make you read in the more natural way possible to use some strategies to understand. Now, if you read out loud and you're very stressed and anxious to answer questions from the teacher, will you understand what you read? Absolutely. Zero. Ok. Cioè, se questo testo è stato fatto, pensato per la comprensione, cioè del significato di quello che c'è scritto dentro e per far usare agli studenti delle strategie di lettura da solo, per fatti suoi, nella mente, perché un testo del genere sui colori noi non lo leggiamo di solito a voce alta come se fosse una favola per i bambini, ad esempio, no? Quindi l'utilizzo del testo, il tipo di testo non è quello di leggere ad alta voce per tutti. Perché noi dobbiamo farlo? E perché poi chiediamo di tradurlo parola per parola? Grammar, translation, traces. Because we mix together different skills. We are trying to assess different skills, so reading, understanding, explaining. Yeah. So, when is it that you can assess pronunciation? Quando è che possiamo, per esempio, valutare la pronuncia invece che con la lettura ad alta voce? In a speaking test. Yeah, speaking test, ok. Lì avrebbe più senso. In a question time, in an interview. Okay. In general, when we teach general English, now of course you have different types of courses for English, so you may want to organize a course for reading out loud, but this is for a specific purpose, and you would use strategies for that specific purpose. In general, we don't tend to do that. Ok, in generale tendiamo a fare altro, quindi appunto è quello che adesso dobbiamo cercare di pensare, dobbiamo cercare di pensare. So that's what we should consider. When is good use of L1 in translation and when is not so good use? Okay, we could do this for listening as well. And it's the same, but we have no time for that. So, Next talk. yeah. So why should we use L1 in class? In general, there are a lot of different reasons. These are just the most common ones. There's a lot to read about it. So if you're interested, please ask. There's one part which is classroom management. So administrative matters, le circolari, instructions, when you give instructions to the students. Discipline. If you speak Italian, they will listen to you. They wouldn't listen to you if you speak English. Se devi chiedere il silenzio, meglio farlo in italiano, ti ascoltano di più. But also to build rapport. So, per costruire un rapporto che sia anche un po' di fiducia. Come è andato il compito l'altra volta? You don't say, how was your test? Oh my God, was she asking? Okay, so that's different, right? But then we also have the language teaching part. Usiamo la L1 anche per sviluppare delle strategie che sono utili anche per la comprensione e la produzione. Okay? So
Can I interrupt? Sure. Thank you for saying that, because sometimes when we are teaching, I feel guilty if I use a little bit of Italian, especially as we are mother tongue teachers, and I'm thinking, oh my God, this should all be in English, but now I'm using a little bit of Italian. So thank you for saying this. We feel less guilty. Marisa, do you agree? It's necessary, I agree. Okay. Because you have to make sure that the students have understood, yeah. Okay. But we have colleagues who insist that it has to all be in English. That's not always beneficial. So thank you. Thank you for reassuring us. So I want to say this for the people online. Parlavamo del fatto che appunto anche i docenti madrelingua a volte spesso, per esempio quando, non so, explain grammar o check understanding of grammar and vocabulary, quando usano l'italiano, un pochino di italiano per queste cose, si sentono in colpa, perché appunto tutto dovrebbe essere in inglese. Ci sono studi, sono state fatte questionari, surveys, indagini su questo a livello mondiale e naturalmente culturale, di appunto poi tutti questi trends che ci sono anche a livello nazionale e di tutta questa pressione che viene sugli insegnanti di inglese per il direct method, che non è ancora, possiamo dirlo apertamente anche qui, insomma, per tutti quanti un buon insegnante in inglese non deve usare la lingua madre dello studente ed è assodato, lo sappiamo tutti. Se vuoi imparare la lingua devi parlare solo quella lingua. So this is please do not feel guilty, and this is not only in Campobasso, this is everywhere in the world. So if you're interested in reading about their answers, the teachers' answers, then please keep in touch. So I wanted to talk about many more things and many more uses. These are just some that came to my mind. So to present grammar, okay. To check understanding, per controllare se qualcuno ha capito. Actually, you could use the L1 in class and translation, but let's keep it to L1 for now. For planning strategies before listening and reading, or before speaking and writing, per aiutare gli studenti a trovare le parole, perché è stato provato per esempio che se si fa un piccolo slot di bilingual, in cui gli studenti bilingual speaking, di preparazione prima, gli studenti poi riusciranno a interagire meglio nella lingua, in the L2, okay? Of course you don't want to translate every single word. You want to translate key vocabulary that you want them to use, or you feel they need to use. Actually, will enhance, so this is before listening, but it could be while listening or while reading or while speaking and writing. So there are some strategies to enhance, there are some activities that enhance cognitive strategies while listening that are related to translation. Cioè ci sono alcune attività che si potrebbero fare che includono la traduzione o l'uso in qualche altro modo della lingua madre per migliorare proprio la performance nel reading e nello speaking e nel listening, soprattutto nel reading e nel listening. Ce ne sono tante altre, ma per esempio questa è un'altra molto importante che molto spesso, soprattutto nelle scuole, noi sottovalutiamo, cioè provides learners with emotional support. If they've had too much English, they're really, really tired about that, and they're anxious about their results, you may want to give them some Italian time. 1 minute. Italian time to say, Madonna, quanto era difficile. Okay. Yeah. Okay. That's cute. We haven't got time to do everything, and we have methods and techniques to talk about. We also have some examples, some activities. So please do choose. Would you like to talk about methods and techniques, or would you like to talk about some sample activities that you could use? Scegliete pure liberamente, anche ditelo a noi a voce. Non avremo tempo da dedicare a tutto, possiamo provare
a coprire methods and techniques very, very quickly e poi una sola attività, ok? So, I'd like you to, so I'm going to give you an example of what we can use, how can we can use L1 and translation in these cases. So these are methods and techniques that teachers can use, but also that learners can use for peer correction. Allora, queste sono strategie che certo gli insegnanti possono usare, ma anche gli studenti possono usare tranquillamente quando si fa lavoro di gruppo in lingua e vogliono dare supporto agli altri studenti. Ok? Quindi non è soltanto, si può pensare anche di espandere questa cosa. So, which one do you like best? Sceglietene uno qui, leggete queste tre opzioni. Please read these three methods and pick the one you prefer. Quindi leggetele tutte e tre e poi sceglietene uno che preferite. Which one do you prefer? Anche online. What do you think about the second one, giving instructions? Would that be useful to talk about? Yeah. What do you say? So given instructions, Especially at the lower level. Yeah. Exactly, thank you. So with lower level students, it's really, really useful to use instructions both in Italian and English. Now you have different activities you could use to do this, especially at the beginning of the school year, for example. So you start to prepare an activity with bilingual instructions, an example of instructions. And you could do some games with that, so matching games. Okay, so for example, you have match, put the words in order, complete the sentences with the correct verb form. So you have examples and you have translations in Italian. Usando le traduzioni si potrebbe fare un'attività di matching, di trovare le corrispondenze. Ok. Oh, you could put this up on the wall. And this would stay here forever, no, for the rest of the school year. Ok. Quindi si può supportare per esempio questo. In questo modo gradualmente, già da livelli molto bassi, a 1 a 2, a metà anno, potreste trovarvi a non dover più ripetere le istruzioni in italiano. Ma ormai, conoscendo il vostro stile di insegnamento, quello che dite di solito nelle istruzioni, potranno farlo direttamente. Se abbiamo bisogno, per esempio, di un supporto su questo, se abbiamo bisogno di avere la sicurezza che loro hanno capito cosa fare, cos'altro possiamo fare? What else can we do? Comprehension check, maybe very simple questions. Exactly. So you're going to read 3 texts and choose the option that you prefer. So, Phil, what are you going to do? Can you say in Italian? Leggere 3 brani. E poi che dovete fare? E scegliere quello che ci piace. Okay, thank you very much. You're welcome. Off you go. Okay. So one other important part is own language moments. Quello di cui parlavamo prima, cioè il fatto di dare sì, dei piccoli break. Non sono soltanto utili per appunto dare supporto e per dare una pausa agli studenti, ma anche per fare per esempio brainstorming. Ma un brainstorming di idee, cioè per preparare un'attività che dovrà essere fatta solo in inglese, il fatto di fare brainstorming in 2 lingue e di tradurre non fa sentire gli studenti, non frustra gli studenti, cioè non li fa sentire
inadeguati a quello che poi dovranno fare e dovranno dire, perché pianificano già quello che faranno e magari non saranno così intimiditi e a volte non saranno zitti, fondamentalmente. Riusciranno a dire qualcosa. Ok. Okay. So what I'd like you to do now, same thing as before, I'd like you to read and pick one. Che dovete fare, Giovanna? Leggere e? Scegliere. Quanti? 1, 2 o tutti e 3? Quello che? Oh, bene, prego. Okay, in this case, my favorite is language monitoring. I really like language monitoring. Any other suggestions? Let's go with that one, that sounds interesting. I think that recasting and language mirroring, we do. So teachers who have some experience, we tend to do that. And this is about accuracy rather than fluency, right? So we want to focus on accuracy. But language monitoring is to focus on fluency, I think. So if you have a speaking activity, okay, talk about your favorite restaurant in Campobasso and suggest your partner where to go to eat best pizza ever in Campobasso. And students talk to each other. But at one point, yeah, you know, that pizzaiolo uses that very nice lievito, which is good. Okay, so students use Italian while they're speaking English because they don't know the words in English. Instead of saying, Giovanni, it's yeast, come on, how do you say lievito? It's yeast. Instead of interrupting the activity, because we want them to be fluent in English and we don't want to interrupt them all the times, we make a note, we write a note, and we can integrate this in feedback later on, delayed feedback. Si potrebbe non interrompere, prendere nota e integrarli non solo nel feedback, ma anche in una lezione successiva, preparare qualcosa apposta. Ok, senza interrompere e appunto dando la possibilità a tutti di fare pratica di inglese. Ok. Okay, so not much time left. So I'd like you to pick. I had prepared 3 different situations. One with grammar, so using translation and L1 for grammar, one for speaking, and one for listening. So activity 3 is listening, B2, C1 university students. Activity 2 is speaking, B2 learners. And activity 1 is grammar, B1, B1 plus. So, which one would you like to do? Quale vogliamo fare? Prego, votate anche online, siamo aperti a suggerimenti. Ok, quindi grammatica, present perfect simple, for example. B2, talk about your favorite film. And 3, listening to lectures. Ascoltare le lezioni universitarie. Ok, chi è che vuole scegliere? Chiunque, per me è indifferente, poi scegliamo una da vedere. Tanto dovete lavorare voi e dovete trovare una soluzione. So I could go with this one. Grammar. Okay.
Now, I'd like you to read. Teacher, you read, if you're a teacher, you can read the teacher part. If you're a learner, you can read the learner part. Think of the situation and try to answer the question. Ok, quindi gli insegnanti leggono la parte dedicata a teacher, gli studenti leggono la parte dedicata al learner e poi pensano a come trovare alle soluzioni che si potrebbero trovare. You have 1 minute. Avete un minuto. Okay. So I want to hear from the learners first. Voglio sentire dagli studenti prima. Ho questo problema, non ho capito bene il present perfect, avevo dei compiti, non tanto sono riuscita a farli. Ho un test, ho un compito, si chiama compito a scuola, ho un esame su present perfect simple tra poco. Che faccio? Prego. Prego, ok, poi? Mangio. Per ridurre lo stress. Ok, poi? No, probabilmente cercherò qualcuno che l'abbia fatto meglio e probabilmente farò, se in questo caso il test è scritto, degli esercizi insieme a questa persona o magari anche conversazione raccontando esperienze passate. Ok. Esperienze passate? Sì, cose nel passato per cercare di utilizzare il presente. Ok, questo è molto virtuoso. Molto virtuoso. Come si potrebbe usare la traduzione L1 in questo? C'è uno studente. Che potrebbe fare? Cosa farebbe un vostro studente? Prova a studiare. Go over the grammar rules. Ok. We have studied the grammar. Yeah. Online exercises where we get the automatic correction. They're using a grammar book. They go over Grammatica. the grammar rules. Okay, we do the exercises. Go over the exercises. Rifanno gli esercizi, ok, va bene. Adesso pensiamo a come posso usare la traduzione, invece non lo sappiamo. In realtà nessuno studente è allenato a usare gli esercizi di traduzione per questo, quindi è normale che non lo faccia e mi aspettavo una risposta del genere. Now let's go to teachers. Parliamo degli insegnanti. You know, the problem could be in Italian, ho fatto, sono stata. In English, you don't have that. Quindi I am gone, no? Okay. I have gone, so that could be the interference. Ok, quello che dice la docente qui in presenza è che un problema potrebbe essere, le docenti dovevano pensare ai problemi che ci potevano essere di comprensione, ho fatto, sono state, quindi gli studenti potrebbero tradurre From Italian to English, the use of the past simple and the present simple, the present perfect, sorry. Okay, here we have another teacher who says translation, when to use the past simple and the present perfect. There's another problem with translation. Yes. C'è un altro problema serio, cioè uno degli scogli per l'inglese e gli studenti è proprio questo, present perfect simple. Why? Perché è un problema? Perché è difficile per gli studenti gestire il present perfect simple? Un po' come dice Marisa, ieri sono stata a New York per dire, you can't say that in English. Ieri sono stata a New York. In English you couldn't translate that because of the time. Yeah. It's the relationship with time. Come non lo possiamo tradurre? Certo che... Yesterday, but you can't use the present perfect. To use the past simple. Yesterday I went to. Okay, we're almost there. So it's the verb form that's different. We're almost there.
Ok, la forma verbale è diversa. Do we have present perfect in Italian? Good question. Yeah, passato prossimo, but it's a different setup. I would say that's negative interference. Yeah. That's negative interference. È un'interferenza negativa perché in realtà noi abbiamo il passato prossimo, ma è il passato prossimo the same as present perfect simple? Can we translate that? Of course not. When we talk about experiences in life, Yes, sometimes talking about experience, we do translate the present perfect simple with the passato prossimo. can you give me an example? Ho fatto I compiti, I've done my homework. Ho fatto i compiti, I've done my homework. Ok. Vado a basket da 5 anni. Gioco a basket da 5 anni. In this case, we have got the scenes for The duration. Yeah, duration form. Ok, vado a basket. We use the present, il presente indicativo. In English? I've been practicing. Yeah. Okay, basketball. 4 or 5 years. Okay. So, what could we use translation for? With the present perfect. Yeah. So, to make it clear that there is no such equivalence, so that students are aware that they can't really, they need to be aware and they need to be informed that if you want to translate this, and if we're talking about your life experience, you can't use a present simple. So there isn't a literal translation, but a meaning translation, let's say. Sort of content translation. Coming from translation studies, that's debatable, but yes, that's a good explanation for teachers, yes. Yeah. I remember many years ago, Barb, when I arrived here, students were given many sentences to translate from Italian into English. And you can't really do that unless you have, the context, the setting. It's hard to do that. So Okay. It's really a hard task for the students. When you arrived here in Molise, perché lo devo tradurre per l'audience online. Ok, so, abbiamo l'esperienza di un insegnante che appunto dice questo: prima qui in Molise, quando si davano gli esercizi di inglese, si usava grammar translation method ed era diciamo usuale che si dessero delle frasi da tradurre dall'inglese all'italiano, dall'italiano all'inglese in realtà anche, ed era molto difficile perché poter tradurre delle frasi in quel modo presupponeva una conoscenza dell'inglese che non era base e presupponeva non solo una conoscenza delle regole grammaticali così come venivano presentate, ma anche poi un uso continuo e una conoscenza del contesto in cui venivano usate quelle regole. But in this case, maybe translation is a good way of showing the students the difference, okay, of emphasizing the difference. Yeah. The use of the present perfect simple compared to Italian. So the translation could be very useful. Yeah, in this case, sì, infatti, e questo è quello che stavamo osservando e lo traduco per gli altri, scusa, lo riporto per gli altri. È un caso in cui sì, la traduzione, l'uso della lingua di partenza, soprattutto se appunto ci potrebbero essere delle interferenze negative e anche delle interferenze positive allo stesso momento, va chiarita e può essere facilmente chiarita con un riferimento alla lingua alla madrelingua, alla propria lingua di prima, L1. Okay, I think we don't have any more time for anything else because the course is going to start soon here. Any questions? Avete domande? When is the next seminar? Well, we have our next seminar is on, let me just Google it. I'll have to Google it, I'm sorry.
beh, sfrutto questa cosa per farvi vedere il sito il nuovo sito del CLA. Marzo. Okay, this was my seminar. Ok. I prossimi saranno del professor Ascoli, storia della bellezza della comunicazione manoscritta, calligrafia, segretezza e privacy. Okay, so you can find all information here. You will find the recording. We'll hopefully find the recording soon here too, and in our YouTube channel. Do you have any other questions? Okay, so thank you very much. I'll pause the recording now.